I grandi classici sulla tavola non passano mai inosservati, come l'insalata di polpo, un antipasto gustoso e mediterraneo, perfetto per qualsiasi occasione, da una cena in terrazzo a un menù dedicato al mare. Prepariamola insieme! Preparo le verdure e gli aromi che mi serviranno per insaporire il polpo durante la cottura. Taglio tutto a pezzi grossolani. È il momento della cipolla che ho già sbucciato e dell'aglio. Qui sul fuoco ho una pentola capiente con dell'acqua in ebollizione. Aggiungo un po' di sale e poi arricciamo i tentacoli del polpo, così la nostra insalata sarà molto più bella e decorativa. Cosa facciamo? Prendiamo la testa del polpo e immergiamo i tentacoli per un po' di volte finché si arricceranno completamente. Vedete? Stanno già iniziando. Aggiungiamo nell'acqua le nostre verdure, qualche grano di pepe e un po' di prezzemolo. Per quanto riguarda la cottura del polpo potete scegliere fra due opzioni. La prima, quella tradizionale, recita che per ogni mezzo chilo di polpo ci vorrà mezz'ora di cottura, quindi se avete un polpo da 1 chilo, un'ora di cottura. Altrimenti io faccio così, prendo una pentola un po' più grande, quindi che contenga un po' di più acqua, e faccio cuocere il polpo per 5 minuti, dopodiché spengo il fuoco, metto il coperchio e lascio il polpo raffreddare completamente nell'acqua. Alla fine sarà molto tenero, ma non perderà la sua pellicina esterna. Mentre il nostro polpo cuoce, noi prepariamo il condimento. Prendiamo il sedano e lo tagliamo finemente. Tritiamo anche uno spicchio d'aglio, potete metterne quanto ne volete. Passiamo al peperoncino. Elimino la parte verde, lo apro, elimino i semini interni e lo trito. E ora passiamo al prezzemolo, qualche fogliolina di prezzemolo che tritiamo. E ora otteniamo la scorza grattugiata e il succo di un limone biologico. Uniamo dell'ottimo olio extravergine di oliva, abbondante. Aggiungiamo del succo di limone, il prezzemolo, non tutto, sale e pepe. Amalgamo tutti gli ingredienti, aggiungo anche il sedano e lascio marinare tutto in frigorifero finché il polpo non sarà cotto. Ecco qui il nostro polpo ben cotto e ancora fumante. Io comincio a staccare la testa e a tagliarla magari in falde. E finalmente condiamo il nostro polpo. Ecco il mio polpo morbido e tenero al punto giusto, potete servirlo accompagnandolo con delle classiche patate al forno o lessate, sarà una vera garanzia di bontà.